Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Come vi avevo anticipato già in un precedente recap in occasione di una gara all'interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi relativa alla due ruote motrici, oggi andiamo a vedere come ho preparato la mia Clio NSR. È una vettura sicuramente molto performante, ragazzi, è molto semplice da preparare, versione easy, versione base, ci va veramente pochissimo materiale aggiuntivo per rendere questa vettura la vettura da battere. Allora spostiamoci, visione dall'alto, tavolo di Slot Car Tech e andiamo ad aprire la nostra Clio R3 NSR. Questa è la vettura che ho utilizzato nell'ultima gara a due ruote motrici all'interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. Adesso andiamo ad aprirla. Io non ho ancora effettuato nessun tipo di manutenzione, per cui come l'ho utilizzata andremo ad aprirla, così vedremo quindi anche il consumo delle gomme, eventuali detriti e sporcizie che si è accumulata all'interno. Insomma, tireremo un po' le somme di questa vettura che tanto ci ha entusiasmato nell'ultimo periodo. Direi di partire da subito nell'andarla a guardare esternamente. Allora, come potete notare, la vettura è praticamente una vettura di serie. Si nota già l'abitacolo in Lexan, è utilizzabile nella categoria 2VD come in tutte le categorie RSC da campionato italiano. Girandola al contrario, come vedete, il telaio e la componentistica principale è rimasta quella NSR. Vi faccio subito notare che spiccano le tre viti che vanno a reggere il banchino, sono tre viti originali, poi vi spiegherò anche il perché. Il pick-up invece andremo a vederlo dopo, non è originale NSR, così come la componentistica meccanica. Andiamo comunque ad aprire la vettura, andiamo a svincolare la carrozzeria dal telaio, vi faccio vedere anche come si fa, perché chiaramente questo è un aggancio un po' particolare, infatti ha solo due viti nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore la Clio R3 di NSR ha un aggancio rapido, quindi volendo con un po' di forza si può direttamente staccare. Occhio a questo tipo di aggancio, perché se andate a lavorare un po' il telaio o la zona della carrozzeria in questo punto per farla basculare un po', rischiate che questo si vada a sganciare. Eventualmente quando la vettura esce di pista il commissario la prende, la schiaccia ai lati e praticamente va a far bombare la carrozzeria e questa potrebbe sganciarsi. Ho notato già anche in altri concorrenti che hanno preparato questa vettura che questo difetto si accentua maggiormente con i telai di tipo morbido, o meglio extra morbidi. Ecco perché io ho utilizzato il telaio originale, il telaio NSR nero, che è quello standard, che secondo me ha già un buon grado di flessibilità senza andare a modificarne così ulteriormente la sua torsione. Ok, vado a svitare quindi le due viti. Io ho sostituito le viti originali NSR con delle viti imperdibili a passo metrico in modo da fare basculare il telaio e la carrozzeria. Ci sono circa 3-4 mm di basculamento all'anteriore. Andiamo a svitare le due viti, sono viti della Slot It a testa piccola, secondo me sono ottime viti per la carrozzeria e fanno egregiamente il loro dovere. Prendiamo quindi il cacciavite e andiamo a svitare le due viti. Eccoci con la vettura smontata, la possiamo vedere così più nel dettaglio. Queste sono le due viti che andavano ad unire carrozzeria con il telaio. Ora iniziamo ad occuparci della carrozzeria, la parte più semplice. Andiamo a vedere le pochissime modifiche che ho fatto alla carrozzeria per rendere questa vettura una vettura super competitiva. La carrozzeria, come vi ho detto in anteprima, ha subito veramente pochissime modifiche, anzi l'unica modifica che ha subito è sostanzialmente l'eliminazione dell'interno originale, che ha visto prendere il posto di questo interno in Lexan. Ripeto, l'interno in Lexan è consentito in tutte le categorie Rally, RSC, quindi le categorie da campionato italiano. Noi all'interno dello Slot Club utilizziamo lo stesso regolamento RSC, quindi ci adeguiamo a quello che è il regolamento di campionato italiano di specialità, e quindi anche per le gare interne ho utilizzato questo sistema, per cui tutto l'abitacolo interno originale della Clio R3 NSR è stato completamente rimosso e al suo posto ora c'è un abitacolo in Lexan. Questo
abitacolo chiaramente rende la vettura più leggera nella sua complessità, ma va anche ad abbassarmi il baricentro della vettura stessa, rendendola sicuramente molto più stabile. Già che ci siamo, andiamo a vedere quanto detrito si è accumulato nella parte posteriore della vettura. Questi detriti sono fondamentalmente pezzi di gomma che durante l'utilizzo della vettura si staccano dalla gomma stessa, perché la gomma comunque va a consumarsi correndo sul tracciato Ninco, che è un tracciato particolarmente ruvido, quindi è un tracciato che fa consumare parecchio le gomme. Non ce n'è tantissimo perché la macchina comunque riesce bene o male a dissipare bene tutta quella che è la sporcizia. Il resto della vettura è rimasto praticamente invariato, non ho fatto assolutamente nessun tipo di modifica, non ho dovuto neanche limare le parti della carrozzeria, quelle a contatto con il telaio, perché comunque telaio e carrozzeria collimavano perfettamente l'una con l'altra, per cui diciamo che il lavoro da fare in prima battuta sulla Clio NSR è veramente minimo. Ricordatevi, se mettete gli interni in Lexan, che questi devono essere verniciati e devono essere riconoscibili al suo interno pilota e navigatore, altrimenti potreste incappare in una penalità. Veniamo ora alla parte un po' più complicata, alla parte meccanica della vettura, ovvero del telaio. Come vi dicevo, il telaio è il telaio standard che trovate sulla Clio. Mi raccomando ragazzi, perché in passato chi ha soprattutto una Clio vecchia generazione può trovarsi un telaio, diciamo così, prima serie. Questo lo differenzia dalla sua evoluzione, perché nelle due asole dove va a passare l'assale anteriore non sono presenti i fori per poterci andare ad inserire i grani, quindi non potete andare a regolare l'assetto della vettura, o meglio il basculamento dell'assale anteriore. Vedremo poi che è una regolazione comunque fondamentale in quasi tutte le vetture. Qui è giusto che voi sappiate che il vecchio telaio non va così bene come questo nuovo telaio. Se avete quindi una Clio vecchia, controllate di avere questi fori che permettono l'inserimento dei grani per andare a decidere quale tipo di basculamento dedicare all'assale anteriore. Se non avete questo, mi raccomando, sostituite il telaio, prendete quello seconda evoluzione. Molto probabilmente, se non avete il telaio nuovo, non avrete neanche questo banchino, avrete probabilmente ancora un banchino vecchio tipo, e anche in questo caso vi consiglio l'utilizzo del banchino triangolare nuova evoluzione. Anche in questo caso io ho utilizzato un banchino nero, un banchino che si accoppia perfettamente con il telaio, così tutta la vettura, tutta la parte meccanica della vettura ha la stessa flessibilità. Come l'ho fissato? Il regolamento RSC per la categoria 2 ruote motrici dice che il banchino deve essere solidale con il telaio, quindi non può basculare. Detto questo, è praticamente inutile andare a cercare di avvitarlo con viti particolari. Io ho utilizzato le viti con passo, chiamiamolo così, da legno, o comunque viti autofilettanti, quelle originali, quelle già in dotazione con il telaio della vettura, e fanno egregiamente il loro lavoro. I cappellotti che mi vanno a unire il banchino motore con il telaio sono quelli originali, anche per loro non c'è stata assolutamente nessuna modifica. Ho chiaramente modificato il motore, potevo scegliere se montare il motore Spine nella sua versione Evo, quello rosa tanto per intenderci, o il motore Scale Auto SC26 o SC26B. Io in questo caso ho il motore SC26B, mi piace il motore Scale Auto, lo trovo leggermente più reattivo rispetto al motore NSR, per cui ho scelto di montare questo motore, ed è una scelta che ho fatto praticamente su tutte le mie vetture che corrono il campionato italiano. Al posteriore la meccanica è tutta completamente slot it. Io mi trovo molto bene con la meccanica slot it, credo che sia una delle case che costruisce la miglior meccanica che possiamo utilizzare sulle nostre vetture da rally, per cui anche in questo caso io mi affido ciecamente alla casa italiana. In questo caso il rapporto è un rapporto fisso, abbiamo una corona da 27 denti e un pignone da 9 denti. Io monto la corona in alluminio, in passato montavo degli stopper per evitare che la corona in alluminio andasse a consumarsi oltremodo, perché va detto, la corona in alluminio ha la gola
leggermente più morbida rispetto alla corona in ottone. Se non messa in modo preciso, in modo perfetto, questa inizia a prendere un po' di gioco e a lungo andare questo gioco potrebbe essere decisamente diventare importante e quindi andarmi a consumare i denti della corona, e se lo fa durante una gara è particolarmente spiacevole. Mi raccomando, come vi ho già detto, quando dovete andare ad installare un rapporto, qualsiasi esso sia, dovete sempre valutare che questo abbia un certo gioco. Questo gioco è nell'ordine del decimo di millimetro, quindi dovete valutare che sia facendolo scorrere in avanti e indietro in questo senso, ma anche facendolo traslare lateralmente, quindi in questo senso, abbia questo decimo di millimetro, non di più, non di meno. Non deve essere serrato l'uno o l'altro, non devo applicare una certa forza per far girare la corona sul pignone, ma non deve essere neanche così tanto libero da poter traslare in modo abbondante. Insomma, il decimo di millimetro è la misura giusta, è la misura quella che normalmente io utilizzo su tutti i miei rapporti. Come vi dicevo, il resto della meccanica è slot it. In questo caso però, per abbinarla meglio al banchino motore essendo NSR, ho utilizzato due boccole NSR. In questo modo si incastrano perfettamente all'interno del banchino motore e non vado a rischiare che queste si vadano a togliere durante la competizione. Io non ho il vizio di incollare le boccole, non ho il vizio di incollare praticamente nessun componente sulla mia vettura. Perché in caso di rottura, in caso di sostituzione, dovrei comunque andare a sostituire una parte importante della mia macchina. Invece in questo caso, se tutto è ben calibrato, se tutto è ben messo nel modo corretto, riesco comunque a smontare, pulire ed eventualmente riparare e poi a rimontare la mia vettura, andando a sostituire o comunque modificando solo il componente che ha la problematica. A livello di assali torno invece alla casa italiana Slot It. In questo caso, sia per l'assale posteriore sia per l'assale anteriore, ho utilizzato degli assali forati. Sono assali Slot It, sono forati, sono più leggeri rispetto a quelli classici in acciaio, danno quel qualcosina in più soprattutto sugli organi in movimento. In questo caso andiamo appunto ad alleggerire la vettura e a rendere un attimino più fluido il movimento, soprattutto sulla sala posteriore, che è quello che poi ci dà il movimento alla vettura stessa. Nella parte anteriore sull'assale ho inserito due stopper per andarmi ad allargare la carreggiata della vettura, la carreggiata nella parte anteriore, e darmi così la possibilità di non avere troppo gioco laterale. Come vedete, l'assale non ha quasi gioco, posso dire che ha circa mezzo millimetro di basculamento. Questo mi serve solo per farlo scorrere in modo pratico, in modo agevole, però in realtà non ho voluto che l'assale traslasse lateralmente. Quindi i due stopper sono quelli NSR. Vi metto comunque tutti i codici in descrizione del video, tutti i codici che ho utilizzato, in modo tale da poterli andare ad acquistare nel caso in cui voi voleste preparare la vettura in questo modo. Sempre rimanendo nella parte anteriore della vettura, veniamo al pick up. Questo è un pick up SRC. Io ho utilizzato quello rosso, va bene il pick up anche di colore blu, è un pick up a vite, e ho utilizzato la molla media, quella comunque che c'è in dotazione con il pick up stesso. Come vedete il pick up fa egregiamente il suo lavoro. L'unica modifica che ho fatto, in questo caso l'ho fatta alla forchetta, che poi andremo a vedere, che è fondamentalmente quest'altra parte di telaio. È una parte in più che NSR ha inserito sulle vetture per competere all'interno del mondo rally, per creare un drop arm. In questo caso il drop arm io l'ho fissato, c'è una vite qui che me lo va a bloccare, così è diventato solidale con il telaio, e su questo drop arm sono andato ad allargare leggermente il foro dove passa il pick up. In questo modo il pick up passa in modo molto più agevole e dà quindi la possibilità alla molla di fare egregiamente il suo lavoro. Vi dico che ho utilizzato, per allargare il foro del drop arm dove passa il pick up, una punta da 4 mm. In realtà servirebbe una punta da 3,9 mm, però
Mi piace che il pick-up abbia leggermente un po' anche di basculamento, in modo che non sia proprio troppo rigido, ecco. Nel caso in cui vada ad incontrare qualche ostacolo, questo può comunque muoversi, può comunque un po' ammortizzare l'aggancio che trova nell'affrontare l'ostacolo stesso. I cavi che portano corrente sono i classici cavi NSR siliconici, io li trovo estremamente perfetti, sono piccolissimi, quindi vanno bene per montarli praticamente su ogni vettura. Le spazzole invece sono spazzole della MB Slot. Io utilizzo le spazzole della MB Slot da quando ho iniziato a correre, secondo me vanno molto bene, sono flessibili, si riesce a dare una forma che si vuole, soprattutto quando in passato si correva con la farina, c'era bisogno di fare un'ondina particolare sulle spazzole. Queste erano quelle che mantenevano la forma più a lungo e davano quindi la possibilità di sfruttare meglio la vettura e fare in modo che questa non si fermasse. Ultima cosa che sono andato a modificare sono i cerchi. Come cerchi ho utilizzato dei cerchi della Scale Auto, sono cerchi già prefiniti, quindi non hanno bisogno del copricerchio e in questo modo non devo andare ad appesantire ulteriormente la mia vettura. A livello di gomme, all'anteriore ho utilizzato delle NSR Zero Grip, mentre al posteriore sono le classiche BRM che vengono comunque fornite in ogni competizione. A livello di lavori un po' particolari ho dato una leggerissima carta vetrata nella parte di aggancio del telaio sulla carrozzeria, come abbiamo già visto in precedenza, ma veramente molto minima. Ho tolto praticamente le sbavature per evitare che questa in qualche modo potesse andarsi ad incastrare e così migliorare nello stesso modo il basculamento della vettura. E poi ancora una cosa che ho fatto è stata quella di andare a togliere la carta dal motore nella sua parte sottostante. In questo modo ho aumentato leggermente la trazione magnetica del motore rispetto alla sua bandella. Una cosa che non vi ho detto, ma ve lo dico adesso: i cerchi di Scale Auto in questo caso sono dei 15/8 x 8,5. Sono cerchi di una misura secondo me giusta, che possono essere montati sia all'anteriore sia al posteriore, danno la possibilità alla vettura di poter essere praticamente bassa raso terra, ma evitando che il motore possa andare a raschiare con le bandelle. Per quanto riguarda l'assetto, questo è importantissimo soprattutto nella sua parte anteriore, dove infatti può essere regolato attraverso i grani nella parte superiore e altri 2 grani al di sotto del telaio stesso. Sono andato a regolare l'assale in modo che le ruote toccassero, o meglio sfiorassero, la superficie della pista, e poi ho lasciato circa 2 mm di gioco di basculamento verticale. Queste sono in buona sostanza tutte le modifiche che ho fatto per preparare la mia Clio NSR R3 per la categoria 2WD campionato RSC. Allora, cosa ne pensate? Avete visto quanto è stato facile preparare questa vettura? E vi dico fin da subito che è una vettura decisamente molto prestazionale. In passato c'era la Renault Megane della Ninco con telaio kill slot che la faceva da padrona, che fondamentalmente era la vettura più utilizzata da quasi tutti i piloti. Poi pian piano la Clio R3 di NSR ha preso il sopravvento e oggi si è dimostrata la vettura di punta, la vettura di riferimento. Per cui se anche voi avete una vecchia Clio oppure non avete ancora la 2 ruote motrici, il consiglio che vi voglio dare è di preparare questa vettura NSR e vedrete, ne trarrete sicuramente delle grandissime soddisfazioni. Ragazzi, come sempre, un like al video se vi sono piaciuti i contenuti. Mi raccomando, scrivete nei commenti le vostre considerazioni, fatemi le domande e io vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.